Ma Tutti lo conosci? Cioè, Tutti è una persona? No, lo so che... Allora, questa è una storia di voice-over, però parte da lontano. Diversi anni fa ero parcheggiato nei pressi dello stadio della mia città e c'era il derby, quindi c'erano le due squadre delle due province che da sempre si contendono il tortellino, siamo a Bologna, in quel caso era Bologna e Modena, e in quell'occasione una delle due squadre ha perso. Succede, è normale, no? Io ero parcheggiato lì nei pressi dello stadio e a un certo punto è arrivata una moltitudine di persone, come uno sciame di cavallette passato dentro al parcheggio, questo sciame, e ha distrutto tutte le vetture che c'erano, quelle targate con la targa avversaria. Io ero terrorizzato. No, non sono stati quelli di Modena o quelli di Bologna. No, io non sai che targa avevo io. Ero lì con un'amica. Stavamo decidendo il da farsi quando comincia a succedere questo cataclisma. Era la curva della squadra che aveva perso o vinto in quel momento, non mi ricordo, comunque aveva deciso o di vendicarsi o di gettare sale sulla ferita, distruggendo le auto della targa avversaria. Le singole persone che sono passate di lì, io le ho viste in faccia, perché ero proprio lì, li guardavo. Erano persone normali, ragazzi, uomini, donne, persone che incontri al supermercato col carrello, la saluti, mi può dare quel pacco da sopra che non ci arrivo. Quelle persone lì, quelle che se incontri per strada hanno già forata la gomma, gliela cambi tu, hai capito? Gente, o che addirittura lo fanno loro per te, gente per bene, gente che ha figli, gente comune con cui andresti a berci una birra, probabilmente anche in vacanza, e ti divertiresti. Ma in quell'occasione quelle singole persone non erano le singole persone. Ecco perché mi chiedevo, ma tutti è qualcuno? Perché era la massa della curva, con tutta l'energia che aveva assorbito durante la partita, che stava sciamando come un animale, come un singolo enorme animale formato da tutte queste cellule che erano le singole persone, che prese singolarmente non avrebbero sicuramente distrutto nessuna vettura. Io, se avessi avuto la targa sbagliata in quel momento, sarei stato distrutto, la mia vettura sarebbe andata in pezzi, probabilmente avrebbero fatto del male anche noi che c'eravamo dentro, non lo so se arrivavano a quello. Ma tutte le vetture attorno a noi con la targa diversa sono state fatte a pezzi, ma proprio a pezzi. C'è gente che sfondava i finestrini, apriva gli sportelli divelti, le carrozzerie a pezzi, una cosa... un massacro, veramente un massacro. Nel mio settore noi siamo una massa, siamo tutti gli speaker, quelli che partecipano ai casting, ed è lì la chiave di lettura del mio pensiero, che poi non so se è giusto o sbagliato, però mi sto facendo questa domanda ormai da un pezzo, tant'è che mi sono addirittura disiscritto da tutti i portali, per cui un paio di risposte penso di essermele date, ma non so se sono corrette, perché il dubbio rimane, no? Perché le cose cambiano, non è sempre tutto uguale. Ma in questo momento, per come stanno le cose oggi, accade che una persona che ha un progetto vuole utilizzare il sistema self-service, cioè non va da un'agenzia. Le agenzie sono gruppi specializzati che hanno le loro carte da giocare. Quando l'agenzia ti chiama e ti propone qualcosa, magari non va a buon fine, però te lo propone, poi ti dice: guarda, quel progetto è stato scelto un altro. Grazie per il tempo, e tu sai che comunque hai un rapporto con queste persone, va bene, abbiamo giocato e non abbiamo vinto, capita, no? Questa cosa. Oppure quando succede che vinci, ok, bello, poi rimane anche un certo rapporto con queste persone nel tempo, in seguito all'ottenimento di un buon risultato su un progetto, perché resta lì, resta come una specie di medaglia appesa al muro. Abbiamo fatto anche questo, bello. Ma nei casting online non accade questa cosa, accade una cosa strana. Chi fa la richiesta se ne va sul portale e poi lancia una richiesta a tutti. E tutti partecipano mettendo il loro prezzo, con il loro demo, a volte fanno un demo su parte, quindi viene richiesto un impegno da parte di chi partecipa a realizzare una registrazione per vedere se effettivamente funziona con quel progetto, no? E tu ci metti dell'impegno, tu speaker, e quando mandi questa cosa ti aspetti come minimo una risposta: grazie per aver fatto il demo su parte. Invece no, te si caga, nessuno proprio, ma niente proprio, è come se non esistessi, nessuna risposta. Ma ritengo, alla luce di quello che ti ho raccontato, che questo sia assolutamente normale. Non ti rispondono
se non vieni scelto. E se vieni scelto, ti rispondono solo per quel progetto, nella maggior parte dei casi, non è sempre così, non è per forza così, non è la regola aurea. Però succede molto spesso questa cosa, che anche quando vieni scelto, una volta finito il progetto, tu ritorni ad essere il nessuno che eri prima. Cioè non ti conoscevano prima perché non ti hanno cercato, quindi non sanno chi sei. Poi è arrivato il demo, è come un oggetto, no? Un coso di plastica che trovi, sì, questo va bene, qui lo incastriamo, qui va bene. Ma non ha un nome, è un pezzo di tutti. Un pezzo di tutti. E il prossimo casting che tu farai come agenzia che hai fatto il casting lì sopra sarà uguale. Andrà a cercare un pezzo di tutti, ma non avrà un nome particolare, quindi tu non ti sentirai in dovere di ringraziare nessuno, lo devi pagare perché la legge vuole che tu lo paghi. Ma se potessi non lo pagheresti neanche. Tanto, voglio dire, non era qualcuno, era un pezzo di tutti. Erano tutti, perché tutti hanno partecipato. Poi è comodo perché tutti hanno partecipato, ognuno ha dato del suo, ma tu non devi ringraziare nessuno, proprio perché non hai fatto una richiesta specifica a qualcuno, ma l'hai fatta a tutti e tutti e nessuno.